L'energia sessuale, parte 2. Cosa significa essere incompleto? I passi sono tratti dal volume Il secondo anello del potere, parte 3, La Gorda. Attenzione, le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Noi siamo Marisha e Nick e alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Visitate il nostro blog all'indirizzo www.naguales.eu, link in descrizione. Gli articoli chiari e sintetici raccolgono i temi trattati nei nostri video YouTube, insieme alle risposte alle vostre domande più frequenti e molto altro. Introduzione. Chi era la Gorda? Era un'apprendista di Don Juan. Il suo vero nome era Maria Elena. Era di origine mazateca. Era stata soprannominata la Gorda, ovvero la Grassa, per via della sua stazza. Tuttavia, grazie all'applicazione degli insegnamenti di Don Juan stesso, riuscì a riappropriarsi del suo spirito, cioè il suo essere giovane, snella e fresca, della completezza del suo uovo luminoso e a perdere la forma umana. Era più adulta e progredita delle Las Hermanitas, le sorelline, Lidia, Josefina e Rosa. Viveva con loro e se ne occupava, ma leggiamo la descrizione esatta che Carlos ci ha lasciato di lei. La prima cosa che attirò la mia attenzione sulla Gorda furono i suoi occhi, molto scuri e sereni. Era evidente che mi stava esaminando dalla testa ai piedi. Scrutò il mio corpo con lo sguardo, proprio come era solito fare Don Juan. A dire la verità, i suoi occhi rivelavano una calma e un'energia simili a quelle di lui. Compresi perché era la migliore. Mi venne in mente che Don Juan le aveva lasciato gli occhi. Era leggermente più alta delle altre 3 ragazze. Aveva un corpo magro, scuro e un soberbio trasero, un magnifico sedere. Notai la grazia della linea delle sue larghe spalle nel momento in cui ruotò a metà il torso per affrontare le ragazze. I suoi lineamenti erano molto piacevoli. Un volto finemente formato, né rotondo né angoloso, bocca piccola, labbra sottili, naso largo, zigomi alti e capelli lunghi, neri come l'ebano. Era impossibile ignorare le sue mani forti e belle che teneva strette davanti a sé, sopra la regione ombelicale. I dorsi delle mani erano rivolti verso di me. Distinguetti i suoi muscoli mentre li contraeva. Indossava un vestito di cotone color arancione sbiadito, a maniche lunghe, e uno scialle marrone. C'era in lei qualcosa di terribilmente tranquillo e definitivo. Sentii la presenza di Don Juan. Il mio corpo si rilassò. In questo video e nei successivi andremo a comprendere insieme alla Gorda e a Carlos gli argomenti strettamente correlati con l'energia sessuale. I concetti chiave da tenere bene a mente sono l'essere vuoti, vacíos,
cosa vuol dire avere un buco nell'uovo luminoso. La perdita dell'affilatura del nostro spirito, in inglese The Age of Our Spirit, in spagnolo Nuestro espíritu pierde fuerza, il rattoppo remendado, senza luminescenza, luminosidad, il riacquisto della completezza. Analizzeremo il testo nella sua interezza per avere una visione approfondita dell'argomento, prima che si possano trarre conclusioni affrettate o erronee. Prima di iniziare, non ci sono procedure sistematiche tipo ricette veloci per richiudere i buchi nell'uovo luminoso. Si tratta di un lungo percorso individuale che inizia con la comprensione oggettiva di questi testi e cercando di praticare al meglio delle proprie possibilità tutte le pratiche descritte, dalle più semplici fino alle più complesse. I primi dialoghi che si svolgono tra la Gorda e Carlos sono da collocarsi in un arco temporale nei mesi successivi a quando Don Juan è già partito con il suo seguito, ma Carlos non lo ricorda. L'anno è il 1973. Maria Elena ha ricevuto da Don Juan delle disposizioni in caso Carlos fosse venuto a cercarli. Viaggiammo in assoluto silenzio. Tentai in varie occasioni di iniziare una conversazione, ma in tutti i casi mi respinse, scuotendo con energia la testa. Finalmente parve stanca della mia insistenza e si vide obbligata a commentare che ciò che doveva dirmi richiedeva, per poter essere confidato, un luogo di potere e che dovevamo astenerci dal disperdere energie in chiacchiere senza senso fino a trovarci in esso. Dopo un lungo percorso in macchina e una faticosa camminata sulla strada, arrivammo finalmente a destinazione. Stava calando la notte. Eravamo in fondo a un canyon. Lì era già buio, mentre il sole continuava a brillare sulle montagne sopra di noi. Camminammo fino a raggiungere una piccola caverna a 1 o 2 metri dal livello del suolo, all'estremità nord del canyon che andava da est a ovest. Ero solito passare molto tempo lì con Don Juan. Prima di entrare, la Gorda spazzò attentamente il suolo con dei rami, proprio come faceva Don Juan, con l'obiettivo di eliminare le zecche e altri parassiti attaccati alle rocce. Poi tagliò dei gambi coperti di leggere scaglie, raccolse un mucchio di arbusti nei dintorni e li distribuì sul pavimento di pietra a mo' di materasso. Mi indicò con un gesto di entrare. Io avevo sempre permesso che Don Juan mi precedesse in segno di rispetto. Volevo fare lo stesso con lei, ma rifiutò. Disse che io ero il Nagual. Entrai nella caverna proprio come lei aveva fatto in macchina. Risi davanti alla mia incongruenza. Non avevo mai considerato la mia automobile come una caverna. La Gorda si preoccupò che mi rilassassi e mi mettessi comodo. El Nagual non poteva rivelarti tutti i suoi disegni perché eri incompleto, lo sai ancora, ma ora, dopo i tuoi incontri con Soledadis las Muchachas, sei più forte di prima. Cosa significa essere incompleto? Tutti mi hanno detto che eri l'unica persona capace di spiegarmelo, dissi. È molto semplice, replicò. Una persona completa è quella che non ha mai avuto niños, bambini. Fece una pausa,
come se aspettasse che terminassi di scrivere ciò che aveva detto. Alzai lo sguardo dal mio quaderno. Mi osservava, misurando l'effetto delle sue parole. So che il Nagual ti disse esattamente la stessa cosa che ti ho appena detto. Proseguì. Non gli prestasti attenzione e molto probabilmente non hai prestato attenzione neanche a me. Lessi le mie note ad alta voce, in modo da ripetere le sue parole. Soffocò una risatina. Il Nagual diceva che una persona incompleta è quella che ha avuto bambini. Disse come se me lo stesse dettando. Mi osservò attentamente, aspettando, a giudicare dalle apparenze, una domanda o un commento. Non feci né l'una né l'altra cosa. Ti ho già detto tutto ciò che c'è da sapere riguardo al fatto di essere completo o incompleto. Dichiarò. Ti ho detto esattamente la stessa cosa che la qual mi disse. Allora non significò nulla per me, così come non significa nulla ora per te. Mi vidi costretto a ridere davanti al modo in cui si conformava agli insegnamenti di Don Juan. Una persona incompleta ha un agujero, un buco nello stomaco. Uno stregone lo vede con la stessa chiarezza con cui tu vedi la mia testa. Quando il buco si trova a sinistra dello stomaco, il bambino che lo ha creato è dello stesso sesso. Se si trova a destra, è del sesso opposto. Il buco a sinistra è nero, quello a destra è marrone scuro. Sei capace di vedere il buco in chiunque abbia avuto un bambino? Certo, ci sono due modi di vederlo. Uno stregone può vederlo sia nei sogni sia guardando direttamente una persona. Uno stregone che vede non ha remore nell'osservare l'essere luminoso allo scopo di verificare se c'è un buco nella luminescenza del corpo. Comunque, anche quando lo stregone non sa vedere, è capace di distinguere il nero del buco attraverso i vestiti. Tacque. La incoraggiai a continuare. Il Nagual mi disse che tu scrivevi e che poi non ricordavi ciò che avevi scritto. Mi disse con tono accusatorio. Mi trovai impigliato nelle mie stesse parole, cercando di difendermi. Tuttavia, lei aveva detto la verità. Le parole di Don Juan avevano sempre avuto un doppio effetto su di me. Uno, nel sentire le sue affermazioni per la prima volta, l'altro, nel leggere da solo ciò che avevo scritto e dimenticato. La conversazione con la Gorda, però, era essenzialmente diversa. Gli apprendisti di Don Juan non erano in alcun senso così immersi nel loro percorso come lui. Le loro rivelazioni, sebbene straordinarie, non erano altro che pezzi sciolti di un rompicapo. Il carattere insolito di quei pezzi consisteva nel fatto che non servivano a chiarire l'immagine, ma a renderla sempre più complessa. Avevi un buco marrone sul lato destro dello stomaco. Continuò. Ciò significa che chi ti aveva svuotato era una femmina. Hai avuto una bambina. Il Nagual diceva che io avevo un enorme buco nero che rivelava che aveva avuto due donne. Non l'ho mai visto, ma ho visto altre persone con buchi simili al mio. Hai detto
che io avevo un buco. Significa che ora non ce l'ho più? No, è stato rammendato. Il Nagual ti aiutò a rammendarlo. Senza il suo supporto saresti ancora più vuoto di quanto sei. Che tipo di rammendo è stato applicato? Un rammendo nella tua luminescenza. Non c'è un altro modo per dirlo. Il Nagual spiegava che uno stregone come lui era capace di riempire il buco in qualsiasi momento, ma quel riempimento non smetteva di essere una macchia senza luminescenza. Chiunque veda o sogni può affermare che appare come una toppa di piombo sulla luminescenza gialla del resto del corpo. Il Nagual rattoppò me, te e Soledad, ma ci lasciò il compito di recuperare la luminescenza e il brillo, la brillantezza. Come ci ha rammendati? È un bruco, uno stregone, mise cose nei nostri corpi, fece sostituzioni, non siamo più completamente gli stessi. Il rammendo è ciò che mise di se stesso. Ma perché mise quelle cose? E cosa erano? Mise nei nostri corpi la sua luminescenza, si servì delle mani per farlo, si limitò a entrare in noi e a lasciare lì le sue fibre. Fece lo stesso con i suoi 6 figli e con Soledad. Tutti loro sono uguali, tranne Soledad. Lei è un'altra cosa. La Gorda pareva poco propensa a continuare. Esitò e la vidi sul punto di balbettare. Che cos'è, Dogna Soledad? È molto difficile da dire. Disse dopo alcuni momenti di resistenza. È come te o come me e tuttavia è diversa. Possiede la stessa luminescenza, ma non è insieme a noi. Cammina nella direzione opposta. In questo momento ti somiglia di più. Entrambi portate rammendi che sembrano di piombo. Il mio è scomparso e sono tornata a essere un uovo completo, luminoso. Ecco perché ti dissi che tu e io un giorno saremmo stati la stessa cosa, quando saresti stato di nuovo completo. Attualmente ciò che ci fa essere quasi la stessa cosa è la luminescenza del Nagual e la realtà che entrambi camminiamo nella stessa direzione e siamo stati entrambi vuoti. Come vede uno stregone una persona completa? Chiesi. Come un uovo luminoso fatto di fibre. Replicò. Tutte le fibre sono integre, sembrano corde, come corde tese. L'impressione che dà l'insieme delle corde è quella di essere state allungate come la pelle di un tamburo. D'altra parte ti dirò che in una persona vuota le corde si vedono rugose ai bordi del buco. Quando si sono avuti molti bambini, le fibre non si vedono più come tali. In questi casi si osserva qualcosa come 2 pezzi di luminescenza separati dal nero. È una visione orrenda. Il Nagual me lo fece vedere in una certa occasione in un parco della città. A cosa attribuisci il fatto che il Nagual non mi abbia mai parlato di ciò? Il Nagual ti ha detto tutto, ma non lo hai mai compreso appieno. Non appena si accorgeva che tu non lo capivi, era costretto a cambiare argomento.
La tua vacuità ti impediva di capire. Il Nagual diceva che era perfettamente naturale che tu non comprendessi. Una volta che una persona resta incompleta, si svuota veramente come una zucca svuotata. Non ti importava il numero di volte in cui lui ti disse che eri vuoto, neanche ti importava che te lo spiegasse. Non hai mai saputo cosa volesse dire, o peggio ancora, non hai mai voluto saperlo. La Gorda stava calpestando un terreno pericoloso. Cercai di farla deviare dal discorso, ma mi respinse. Tu vuoi un bambino e non ti interessa conoscere il senso delle parole del Nagual. Disse accusatoria. Il Nagual mi disse che avevi una figlia che non hai mai visto e che volevi quel bambino. L'una ti ha tolto forza, l'altro ti obbligò a bloccarti. Li hai uniti. Non ebbi altra scelta che smettere di scrivere. Uscii a quattro zampe dalla caverna e mi misi in piedi. Cominciai a scendere la ripida salita che portava al fondo del burrone. La Gorda mi seguì. Mi chiese se mi trovassi irritato per la sua franchezza. Non volli mentire. Cosa credi? Chiesi. Sei furioso. Esclamò e lasciò uscire una risatina sciocca con una disinvoltura che avevo visto solo in Don Juan e in Don Genaro. A giudicare dalle apparenze, stava per perdere l'equilibrio e si aggrappò al mio braccio sinistro. Per aiutarla a scendere fino al fondo del burrone, la sollevai per il busto. Credevo che non pesasse più di 50 chili. Puntò le labbra alla maniera di Don Genaro e disse che ne pesava 56. Entrambi scoppiammo a ridere nello stesso istante. Fu un momento di comunicazione diretta, spontanea. Perché ti dà tanto fastidio parlare di queste cose? Chiese. Le dissi che una volta avevo avuto un bambino che avevo amato immensamente. Provai il bisogno compulsivo di parlare di lui. Una esigenza straordinaria, al di là della mia ragione, mi spingeva ad aprirmi a quella donna, una completa sconosciuta per me. Quando cominciai a parlare del bambino, un'ondata di nostalgia mi avvolse, forse per il luogo o per la situazione o per l'ora. Per qualche motivo, i miei ricordi del piccolo si mescolavano dentro di me a quelli di Don Juan. Per la prima volta in tutto il tempo trascorso senza vederlo, lo sentii mancare. Lidia aveva detto che lei non lo sentiva mai mancare perché era sempre con lei. Lui era i loro corpi e i loro spiriti. Compresi subito il senso delle sue parole. Anch'io mi sentivo così. In quel burrone, tuttavia, un sentimento sconosciuto aveva preso possesso di me. Feci sapere alla Gorda che fino a quel momento non avevo sentito la mancanza di Don Juan. Non rispose, distolse lo sguardo. Salve guerrieri, sono Marissa. Questo video riprende l'argomento dell'energia sessuale. Se non avete visto il precedente, con l'esilarante interpretazione di Don Genaro, vi invito a recuperarlo. Trovate il link in descrizione.
Ricordo che per gli sciamani del lignaggio di Don Juan l'energia sessuale è ritenuta molto preziosa e da non sprecare, soprattutto per quanto riguarda individui nati già piuttosto carenti. Questo non è un atteggiamento puritano verso il sesso. Don Juan dice espressamente che non c'è nulla di male in esso e nessuno sta vietando di avere rapporti sessuali o avere dei figli, in quanto questo è un comando dell'aquila. Tuttavia, se si vuole avere energia sufficiente per vedere o sognare, ad esempio, è necessario non dissiparla senza misura. Molti hanno storto il naso di fronte a un'affermazione simile. Lo fece anche Carlos, ma nei commenti abbiamo consigliato semplicemente di fare una sorta di pianificazione. Sapete che se volete praticare le tecniche dovrete risparmiarla e ricanalizzarla, per esempio, usando i passi magici o tensegrità. Oppure c'è un'altra alternativa di cui parleremo in futuro, e cioè recuperare le fibre perse durante i rapporti sessuali attraverso la ricapitolazione. Ne tratta nel dettaglio Thaïs Belar. Oppure per qualche tempo potete decidere di avere rapporti sessuali, ma ovviamente vi ritroverete con meno carburante nel serbatoio, in particolar modo se non si è più dei giovincelli. Molti utenti, pensando che si possa in qualche modo aggirare l'ostacolo, hanno chiesto se era possibile applicare tecniche derivanti da dottrine orientali, per esempio per l'uomo avere un rapporto sessuale ritenendo l'eiaculazione. La risposta è no, in una percentuale magari leggermente minore, ma è abbastanza ovvio che l'energia sessuale viene comunque dissipata. Così lo stesso discorso vale per la masturbazione. Ovviamente ci stiamo rivolgendo a persone più che adulte che si spera sappiano gestire il proprio corpo e abbiano imparato almeno a sentire se stessi, per esempio quando si è in buona forma fisica o no. Ci sono stati utenti che ci hanno detto che da giovani praticavano il sogno lucido con grande intensità e naturalezza, ma che a distanza di anni, a comando, non sono più riusciti. In teoria, più si va avanti e più si dovrebbe avere esperienza e pratica, ma in questo caso la riuscita dipende anche dalla quantità di energia a propria disposizione e dall'integrità del proprio corpo. Dovete tenere conto che i veri praticanti con esperienza sono molto avidi della propria energia sessuale e per loro ha molto più valore avere intatto il fulgore della consapevolezza. Scelgono di essere completi, di conseguenza di non avere figli o di andare a richiudere con una certa urgenza il buco nel loro uovo luminoso, in caso ne abbiano avuti. Prima di approfondire ulteriormente, andiamo a fare una brevissima analisi di questo testo. 1. Abbiamo una censura che a noi ha fatto molto sorridere. Carlos ci descrive la Gorda divenuta snella come una donna molto avvenente e con una nota di calore da macho latinos non si astiene dal dirci che aveva un corpo magro, scuro e un superbio trasero, un magnifico sedere. In inglese a super back. In italiano è stato tradotto come una schiena stupenda. In proposito a ciò vorrei aggiungere che in tutto il volume Il secondo anello del potere o anche nel Fuoco dal profondo si sente questa sorta di tensione sensuale tra Carlos e la Gorda. Non sfocerà mai in nulla di fisico, ma c'è un malizioso episodio in cui Maria Elena si siede sulle ginocchia di Carlos e si diverte a provocarlo, dicendogli che loro due, rispetto agli altri apprendisti come Eligio o le sorelline, non riescono a superare l'interesse per il sesso. 2. Tornando all'argomento buchi da richiudere,
per causa della nascita dei figli, abbiamo un'osservazione da fare. Ciò che il figlio toglie allo spirito della persona è espresso in due modi diversi. In spagnolo è fuerza, in inglese è age, l'affilatura come quella di un coltello. Tu vuoi un bambino e non ti interessa conoscere il senso delle parole del Nagual, disse accusatoria. Il Nagual mi disse che avevi una figlia che non hai mai visto e che volevi quel bambino. L'una ti ha tolto la forza, l'altro ti obbligò a bloccarti. Li hai uniti. In italiano era tradotto ti obbligò ad inchiodarti. Questa citazione necessita di una spiegazione. Chi erano i due figli di Carlos? Purtroppo questi sono argomenti spinosi, dove i detrattori di Castaneda hanno sguazzato cercando di trarne quanto più possibile per screditare le pratiche e infangarne la memoria. Noi cercheremo di dare delle notizie obiettive. Occupiamoci prima del bambino biondo. Carlos aveva un figlio non biologico, adottivo. Il suo nome era Carlton J. Castaneda, abbreviato in CJ, o più affettuosamente in Ciociò. Era il figlio che la sua ex moglie Margaret Ranian aveva avuto da un amante, un amico di Carlos, un mormone svedese che lui stesso aveva spinto tra le braccia della donna. Pare che Carlos avesse subito una vasectomia e non potesse avere più figli naturali. In un'altra fonte ho trovato che Carlos avesse l'organo sessuale deforme e che questo lo rendesse impotente. Sembra bizzarro, ma così ha dichiarato Margaret stessa. Apro una breve parentesi. Altre fonti invece lo hanno considerato un guru che manipolava e condizionava psicologicamente quante più adepte possibili per avere rapporti sessuali più o meno completi. Pare tutto poco credibile, soprattutto per un uomo di 70 anni, ma andiamo oltre. Carlos considerava CJ come suo, gli fece da padre e lo mantenne. Andava ovunque con lui, come vedete in questa foto. Erano inseparabili. Lo portava perfino alle lezioni alla UCLA, l'Università di Los Angeles, dove insegnava, e perfino le cosiddette witches, le streghe del suo seguito, come Taisha, Carol o Florinda, gli fecero da bambinaie. Ho trovato notizie contraddittorie tra loro, ma penso che sia verosimile che lui non lasciò subito il piccolo, come fa intendere invece in questo testo. Si frequentarono sporadicamente, anche perché Margaret, dopo il divorzio, si era trasferita, ma pare che Carlos fu presente alla cerimonia del diploma del ragazzo, dopodiché sparì dalla sua vita. Quest'ultimo ne soffrì moltissimo, cambiò perfino nome e divenne Adrian Vashon. Oggi è ancora vivo ed è un imprenditore di successo. Vive a Phoenix, in Arizona. Fu tagliato dal testamento del padre adottivo nelle sue ultime ore di vita e tutto ciò fu oggetto di un processo. Adrian sostenne che la firma non era quella di suo padre, non vinse la causa e andò avanti nella sua vita. Ha comunque sempre parlato bene ai giornalisti di Carlos, nonostante tutto. Forse torneremo sull'argomento, ma ora passiamo alla figlia. Questa dovrebbe essere l'esploratore blu o Blue Scout, la bambina inorganica citata nel volume L'arte di sognare. Lui volle salvarla e per farlo fece sesso con una delle apprendiste per darle un corpo, probabilmente con Florinda Donnergrau, ma non sono sicura. Don Juan la prelevò alla nascita e la fece crescere lontana da loro, in quanto selvatica e intrattabile. Tuttavia, da una ricerca è emerso anche che Carlos potrebbe aver avuto un'altra figlia giovanissimo prima di sposarsi con Margaret.
Vi dico la verità, le ricerche che ho fatto esaminando articoli dei giornalisti statunitensi mi hanno lasciata un po' disgustata su quanto fango si sia cercato di gettare su Castaneda e le streghe e sulla società da lui fondata Clear Green Inc. Ci sono assurde e aberranti contraddizioni. Suppongo che qualcosa sia dovuto a manipolazioni effettuate da lui stesso o dalle sue compagne streghe per nascondere i propri spostamenti, ma ci sono anche tante incongruenze inserite da altri. Concludo questo video dicendovi che per quanto riguarda la gorda Maria Elena, nel prossimo video parleremo della sua storia personale e la tratteremo come un esempio di violenza di genere e di come gli insegnamenti di Don Juan le abbiano fatto superare la sua misera condizione. In realtà la storia di violenze fisiche e mentali subite da Maria Elena da parte di uomini è purtroppo ancora di grande attualità. Per quanto riguarda l'argomento energia sessuale ci torneremo nei prossimi video. Il testo è veramente lungo e lo divideremo in più parti. Ringrazio tutti, in particolare chi ci dà fiducia abbonandosi al canale. Ricordate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e di attivare la campanella. Visitate il nostro blog www.naguales.eu. A presto!